Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima metà del 2024. Ragazzi, abbiamo il diavolo, amici dello Scorpione. Questioni di ego. Normalmente quando c'è il diavolo sì, si fa riferimento all'ego, si fa riferimento alle schiavitù della mente, alle schiavitù esterne, ai vizi, alle situazioni dove ci si sente incastrati, alle emozioni magari represse. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Questa stesa è generale, ne seguirà poi una sulla crescita spirituale, un'altra sull'amore e gli affetti e una terza sul lavoro e l'economia. Ok. Partiamo dalla luna, da un 8 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di spade, un asso di coppe, imperatrice, 3 di pentacoli e fante di pentacoli, ragazzi. Beh, l'energia non è poi così male, nonostante questo diavolo. Però l'unica carta un po' così che vedo fino ad adesso è la carta della luna e potrebbe fare riferimento a qualche questione che diciamo state finendo di affrontare. Può essere qualche questione che magari è rimasta ancora aperta rispetto al passato, che abbiate bisogno di chiudere questo tipo di situazione piuttosto che di relazione, piuttosto che di dipendenza o di assetto emotivo, mi verrebbe anche da dire. Abbiamo poi anche questo 8 di pentacoli. Vi dirò come l'idea che si sblocchi un po' tutto. L'amore, il lavoro. Adesso questa è una lettura generale, quelle specifiche le pubblicherò più avanti, però comunque vedo carte positive un po' in tutti i settori. Nuovi progetti, nuove idee, una nuova determinazione. Partiamo dalla luna, andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere la luna a cosa fa riferimento. Abbiamo la carta della forza e un 3 di spade al contrario. Ho come la sensazione, ragazzi, che diventerete più forti, che diventerete più determinati. Infatti anche qui c'è un cavaliere di spade. Con la carta della luna, in questa posizione è come se riuscisse ad illuminare quelli che sono i vostri lati d'ombra. Perlomeno qualcuno avrà già fatto un lavoro o avrà il coraggio perlomeno di affrontare questo tipo di lavoro. C'è un re di spade, potrebbe anche fare riferimento a uno psicologo al quale farete riferimento per far fronte a tutti quelli che sono le paure, le incertezze, i dubbi, la sensazione di inadeguatezza, tutto quello che un po' vi incupisce. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Ok, 7 di pentacoli e imperatrice. Ragazzi, come vi dicevo, qui può cambiare la quotidianità. Allora, vi faccio una preview, come si dice, uno spoiler, va bene, un'anticipazione in italiano, non mi veniva. Se state cercando una gravidanza, ragazzi, potrebbe essere un periodo molto proficuo, molto fecondo per diventare genitori, insomma, per cercare questa gravidanza.
Vi dico questo perché c'è anche l'imperatrice qui ed è proprio una questione legata alla quotidianità quella che cambierà. Quindi se per esempio rimanete incinta, potrebbe essere che abbiate bisogno di cambiare tipo di abitudini alimentari o cose di questo genere. Se non fosse quello, potrebbe essere un nuovo progetto che comunque influirà nella vostra quotidianità. Vedo molto l'alimentazione, quindi può anche essere che qualcuno decida di nutrirsi in modo migliore, eh. Magari la tossicità qui del diavolo è proprio in base a quello che assumete, come vi nutrite. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Mondo e asso di coppe. Di nuovo asso di coppe. Sì, ragazzi, io sento che c'è un nuovo inizio, c'è un nuovo percorso, un nuovo amore potrebbe anche essere, un nuovo lavoro, come vi ho detto prima. C'è qualche cosa che assolutamente inizia. Vi dico così perché abbiamo anche il mondo che è una carta che parla di fine inizio cicli. Andiamo a vedere questo asso di coppe. Guardate ragazzi, ho anche un po' la sensazione che se fosse lo psicologo questo re di spade potrebbe proprio aiutarvi a pulire il cuore dai pesi. Potrebbe essere un valido aiuto per voi nel prossimo periodo. Allora, l'asso di coppe è spiegato da un 2 di pentacoli, da un 9 di spade, da un re di coppe, da un 2 di coppe. Wow! Nuovo amore in vista, eh? C'è una nuova fase, sia che siete in coppia, potrebbe essere veramente l'andare al livello successivo, quindi cercare questo bambino. Se state conoscendo qualcuno, o magari rivedendo, perché vi dirò, no, diciamo che il 9 di spade fa più riferimento alle vostre paure, quelle che sento qui con la luna. Però ho come la sensazione che sono paure che potrebbero venire a galla, però ho come la sensazione che ci potrebbe essere una nuova relazione. Se così fosse, vi dirò che avendo questo re di coppe è una relazione che merita, perché la persona in questione è una persona con un certo tipo di spessore emotivo. Ok? È una persona di tipo profondo, matura, che ha raggiunto un certo tipo di controllo sulle proprie emozioni. Non è uno di quelli che fa le scenate o che alza la voce per niente, è uno di quelli che si siede e diciamo, innesca un confronto pacifico per risolvere i problemi. Wow, che bella zona della lettura, questa mi piace proprio. Va bene, andiamo a vedere l'imperatrice. Cavaliere di pentacoli, asso di pentacoli e 3 di coppe. Interessante che queste tre carte siano tutte al contrario. Guardate, è come se non riusciste a trovare il momento giusto per dare il passo a questo asso di coppe. Ho come questa sensazione, soprattutto vedendo l'asso di pentacoli al contrario, È un po' il concretizzare il momento. Vi dico, ho anche la sensazione che, perché queste carte viste così, ho come l'idea che se siete in una relazione a tre, che qualche cosa vi freni un po' nel primo semestre. Potrebbe essere questa nuova idea, potrebbe essere questo nuovo progetto, questo nuovo lavoro. Perché anche qui abbiamo un 3 di pentacoli, che è una carta che parla di collaborazioni. Andiamo a vederlo.
4 di spade e fante di coppe. Dunque, ho la sensazione che se abbiate una certa età ci potrebbe essere qualche questione legata anche ai figli. Quindi o qualcuno qui, cioè i figli grandi intendo, non al concepimento, ok? Non lo so, è come se ci fossero degli equilibri prima da risanare. Possono essere equilibri all'interno di una collaborazione, all'interno di un gruppo di amici, all'interno di un gruppo familiare, prima di concretizzare. Credo che sia per quello che si fa fatica nel primo semestre diciamo, a far girare questo asso di pentacoli. E qui in effetti con il 3 di pentacoli e queste altre due carte vi ribadiscono un po' il fatto che vi farebbe bene prendervi cura della vostra mente, della vostra psiche. Vi dico, potrebbe anche arrivare una proposta. Rivedo l'8 di pentacoli, quindi secondo me è una proposta lavorativa. Per qualcuno è un lavoro che ha a che fare o con la maternità o con i bambini molto piccoli. Soprattutto con la gestazione di un bambino, di un progetto, di una casa, quello che è la fase di preparazione, se vogliamo. Andiamo a vedere il fante di denari, morte e regina di coppe. Ragazzi, c'è una rigenerazione completa. Di nuovo la regina di coppe è una carta che fa riferimento alla gravidanza, ok? Quindi avete 1, 2, 3 carte, 4 carte di gravidanza e 3 carte di bambini, ok? Quindi è proprio fecondo il periodo, anche per nuove idee, intendo, nuovi incontri. Vi dico, qui ho un po' come la sensazione che sia difficile concretizzare questa cosa, cioè più che tutto partire, iniziare. Perché poi in realtà qui ci sono delle belle carte, le possibilità ci sono delle nuove idee, è un po' come lasciarsi indietro tutti questi pensieri del 9 di spade, la tossicità della luna in questo caso. Vi dico, quando c'è il fante di pentacoli, una cosa, potrebbe essere qualche lavoro o qualche questione da affrontare proprio con le mani, non tanto a computer per capirci, ma con le mani, come se fosse qualche cosa da plasmare, da fare con le mani. Anche qui è un artigiano lui, no? Quindi se fosse una nuova idea, un nuovo progetto, per molti può aver una relazione con magari un progetto di hobby, un progetto fisico comunque, che in qualche modo sì, si fa fatica. Probabilmente io credo che abbiate bisogno un po' di una spinta, nel senso che in realtà avete tutte le attrezzature, le doti per effettuare questo tipo di nuovo progetto, questo tipo di avanzamento, diciamo così. Ma io credo che voi siate convinti di non saperne abbastanza, o sulla persona, o sulla situazione, o sul futuro in generale, però in realtà è un atteggiamento da dover lasciare un pochettino indietro perché nessuno sa come andrà il futuro e se tutti aspettassimo di trovare un momento migliore per fare determinate scelte, nessuno mai farebbe niente. Vi dico, la regina di coppe è una di quelle carte che parla di una connessione piena con il proprio stato emotivo. Quindi secondo me c'è una forte connessione emotiva, c'è una forte emotività in questa prima parte del 2024. Bisogna lasciar perdere, secondo me, quelle che sono le paure, le proiezioni, la mancanza di coraggio, le ferite del passato, i pensieri negativi.
Non lo so perché, ma a qualcuno potrebbe essere offerto un lavoro all'interno di come di un monastero o una palestra dove si fanno dei seminari, dei corsi olistici, piuttosto che un posto in mezzo alle montagne dove si fanno ritiri spirituali, come se fosse un posto mistico. Probabilmente voi non avete molte conoscenze sul territorio, ma non è quello che vi ferma. Va bene, questa era una piccola parentesi per pochi. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. Essere ordinari. Wow, questa è la carta del mondo. E il completamento. Quindi è un atto di pentacoli anche questo, ce l'avevate già. Si tratta ragazzi di fare il lavoro poco per volta, ok? Tenete presente che si diventa maestri facendo e rifacendo la stessa cosa per X volte, no? Cioè è l'esercizio che rende maestri, è la pratica che fa il maestro. E qui è un po' come se vi dicessero godetevi il processo. Lavorate questo progetto giorno dopo giorno, ogni giorno mettete un po' di energia in questo progetto e vedrete che presto arriverete al vostro completamento, il puzzle si completerà, quello che voi state cercando di finire o definire arriverà. Andiamo a vedere ancora un messaggio. Wow, luce, bellissimo. È tempo di rivelare la tua radiante luce al mondo. Nuove idee, nuovi progetti. Sento che avete il cuore traboccante, avete un sacco di doti, avete un sacco di aiuti anche se vi devo dire, perché l'asso di denari, anche se è girato al contrario, però parla di un aiuto, di un dono che sta per arrivare. Mancate un pochettino di determinazione, se ve la devo dire tutta, ma perché siete in una fase di paura. Difatti è proprio quello che vi dice il cavaliere di spade qui, manca la determinazione, bisogna lavorare su una determinata direzione, no? Se per caso è una questione di lavoro, quella su cui voi state focalizzando l'attenzione, vi dico che è come se vi dicessero di non spostarvi più di tanto a livello fisico, ma di rimanere, diciamo, nel vostro intorno. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile, che vi sia stata, insomma, che vi abbia dato qualche spunto per capire come navigare meglio le energie del prossimo futuro. Potete farmelo sapere con un commento, che a me piace sempre leggere i vostri commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di esoterica, parlo comunque di energia e di come lavorare l'energia, come muovere l'energia per averne un vantaggio. Mentre se avete piacere di una sessione privata, io in questo periodo sto proponendo un corso, scusate, un percorso di crescita basato sul lavorare le credenze limitanti. È cucito sulla persona, va a lavorare il settore della vostra vita che avete più in carenza, però comunque è solo una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!